Venerdì 27 settembre 2024 siamo di nuovo qui su Radio Rossonera con un nuovo Mattino Milan ed essendo match day, essendo giorno di partita questa sera ore 20:45 Milan-Lecce per la sesta giornata di Serie A, è un Mattino Milan preview. È più bello del solito perché non c'è il direttore ma c'è Beatrice Sarti. Ciao Bea, buongiorno. Ciao, ciao, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno partita. Buongiorno partita, no, sto scherzando ovviamente, ringraziamo e salutiamo il direttore che sta realizzando un'intervista molto importante sullo stadio in questo momento e quindi siamo noi qui per parlarvi della partita di questa sera, invitandovi come sempre a lasciare un bel mi piace, cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per le notifiche dei nostri video e lasciateci un commento. Oggi Bea voglio essere esoso. Diteci il vostro pronostico nei commenti, scriveteci il No, pronostico perché, no, il pronostico no, il pronostico perché noi no. non lo facciamo e non lo diamo, Bea, il pronostico, non diciamo Ah, niente. ok, allora a posto, se non lo devo fare io sono già più serena. No, 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 noi non lo facciamo il pronostico. Voi nei commenti fatelo, scriveteci il pronostico nei commenti, lo vogliamo. Eccolo il direttore. Ma direttore, ho appena detto che stai facendo un'intervista. La sta preparando, La sta cioè, preparando, deve andare, ha raccolto gli strumenti per fare questa intervista. mantello. Eh sì, si è messo la calzamaglia, insomma, la maschera e via dicendo. Bea, facciamo sul serio, dai, iniziamo a parlare della partita perché Fonseca l'ha ribadito in conferenza stampa tante volte ieri, bisogna mantenere la barra dritta, bisogna mantenere le motivazioni alte, bisogna far sì che la partita con l'Inter diventi una partita importante e per farlo servono i 3 punti questa sera. Sì, assolutamente, ha parlato di motivazioni, di quanto sia facile trovarle in una partita come il derby, quanto sia meno facile trovarla in una partita che non solo viene dopo il derby, ma precede una partita importante come quella con il Leverkusen in Champions League, prima trasferta in Champions League dell'anno, quindi voglio dire, è ovvio che bisogna entrare in campo pensando di non aver fatto niente, di non aver vinto il derby, sta ai giocatori. Eh sì, a questo punto sì, per quante volte Fonseca lo ha ribadito, direi che lui sa l'importanza di questa partita e nel titolo abbiamo messo nella copertina Fonseca corre un rischio, perché è proprio questo il rischio, cioè il rischio di rendere vano lo sforzo nel derby giocando una partita sulla carta molto più semplice e rischiando che sia la classica partita della beffa, della trappola, no? Dello psicodramma, tra virgolette, perché comunque, come dicevi giustamente tu, trovare le motivazioni in un Milan-Inter o Inter-Milan è facilissimo, trovarle in un Milan-Lecce venerdì sera, forse prima dell'Leverkusen, poi prima della Champions League, un pochino meno, ma Fonseca decide comunque di confermare la formazione del derby, più o meno a grandi linee, adesso la vediamo, eccezione fatta per uno dei due attaccanti, perché con grandissime probabilità non dovrebbe essere Alvaro Morata, ci teniamo una piccola riserva per un cambio dell'ultimo minuto laddove Morata Che dovesse, speriamo non serva. che speriamo non serva, ma laddove Morata dovesse aver recuperato, magari sta bene, vuol giocare, ma speriamo appunto non serve, speriamo di preservarlo. Questa dovrebbe essere la formazione scelta da Fonseca, quindi con Mike Maignan in porta, con Emerson Royal a destra, Gabbia Tomori al centro e Teo Hernandez a sinistra, Fofana con Reinders in mezzo al campo. Ieri Fonseca ha parlato anche, no, del riuscirò a dirlo, Insostituibilità. brava, di Gianni Reinders invece di un Fofana che avrà bisogno di un ricambio che potrebbe essere Musa ma con caratteristiche diverse, Pulisic e Leao confermatissimi sulle fasce, Abram davanti è l'energia, no? Ha questa energia contagiosa di cui ha parlato Fonseca con appunto Loftus-Cheek, perché Paolo Fonseca ha sottolineato che in quella posizione lì da seconda punta, di fatto da punta di raccordo, chiamiamola così,
Jovic non può giocare, possono farlo Reinders o Loftus-Cheek. Sì, molto azzardato anche qui, nel senso che Loftus, proprio nel suo ruolo, un altro che non giocherà mai in questa squadra, non è Morata. Io l'ho visto fare fatica comunque in alcune gare, però mi viene da dire contro il Lecce non dovrebbero esserci troppe difficoltà. Cioè, è ovvio che Loftus-Cheek in quella posizione non è Morata, però l'avversario, il fatto che giochi in casa, eccetera, cioè la partita la puoi vincere altrove, ecco, però sicuramente Loftus ha una collocazione in questo momento un po' particolare, ma del resto ne parliamo da mesi. Sì, sono un po' tanti i giocatori che hanno una collocazione particolare da mesi, fatto sta che questi sono, beh, a questi devono scendere Eh in sì, campo e speriamo che l'onda lunga del derby porti a risultati positivi. Trasferiamoci in Salento, direi, andando dal Lecce di Gotti, che ha parlato ieri in conferenza stampa. Parlando così del Milan, tra l'altro, affrontiamo una squadra che dopo un periodo di pressione si è tolto un grande peso. Noi cercheremo di fare il massimo delle nostre possibilità e di fargli male. Sto pensando a diverse soluzioni, abbiamo un'infermeria affollata, è necessario valutare chi stia meglio e metterlo in campo nelle migliori condizioni. Beh, a un Lecce che gioca 3 partite in 6-7 giorni, neanche forse, perde dei pezzi, pareggia una partita che era sopra 2-0 con la chance di fare il 3-0 al 92esimo e la pareggia al 97esimo contro il Parma, esce in Coppa Italia contro le riserve del Sassuolo, insomma è stata una un settimana dramma. un po' turbolenta. Ma non mi fido delle squadre che vivono così tanti drammi, nel senso che, cioè, sulla carta dici, vabbè, questi hanno preso schiaffi a destra e a sinistra, tra l'altro lo dice Gotti che l'infermeria è affollata, quindi un dramma sopra un altro dramma, non mi fido. Resto dell'idea che il Milan è una squadra molto più forte sulla carta, a volte non è bastato, a volte, ad esempio, col Venezia è bastato. Quindi spero che l'energia del derby sia ancora lì, sia ancora a San Siro in mezzo ai nostri giocatori e di archiviare questa partita, anche perché non sarebbe male far riposare anche alcuni giocatori, cioè mi vengono Mm. in mente o Reinders o Fofana in vista della gara di martedì, magari se archivi subito la pratica Lecce puoi anche permettertelo. Andiamo a vedere la probabile formazione del Lecce, poi torniamo su questo discorso, Bea, perché c'è anche un discorso, scusate la ripetizione, da fare in ottica Champions League. Il Lecce potrebbe avere due opzioni. La prima è questa, il 4-2-3-1, con cui tra l'altro ho giocato spesso in questo avvio di stagione, con delle varianti. Le varianti sono, se, allora, partiamo dal fatto che Gilbert è squalificato. Se Sì. dovesse giocare Pelmar, terzino destro, a quel punto giocherebbe Dorgu alto a destra con o Rebic o Bandà a sinistra. Se invece Dorgu viene scalato dietro, quindi messo sulle A terzino destro, a quel punto giocherebbe Tete Morente davanti a destra come esterno. Questa è la soluzione col 4-2-3-1, gli altri Mm. sono più o meno confermati, Baschirotto, Gaspar Gallo, Koulibaly, Ramadani, Rafia nel ruolo di trequartista con Krstovic davanti. Invece l'altra opzione è il 4-4-2, tra l'altro simile anche un pochino al nostro, Eh con sì. sempre Baschirotto, Gaspar Gallo, Koulibaly, Ramadani. A quel punto Rebic andrebbe a fare la seconda punta, esce di scena Rafia, Morente si prende il suo ruolo a destra e c'è sempre il giochino di Dorgu, ovvero se gioca Pelmar, Dorgu gioca esterno a sinistra a centrocampo, se invece gioca Dorgu terzino, a quel punto diventa titolare Bandà. Insomma, Bea, l'infermeria è piena, ma di opzioni Gotti ne ha e di giocatori interessanti pure, ti direi. Ma guarda, davanti credo che ci siano i pericoli maggiori, dietro onestamente è una squadra a cui, vedendo la formazione, non dovresti aver problemi a fare gol. L'importante è non prenderli perché anche ieri durante la trasmissione delle 16 ci scrivevano in tanti, e sono d'accordo,
è importante che il Milan vinca ed è importante che magari non subisca gol per rafforzare un po' le certezze, no? Perché è una squadra che ha subito tanti gol, con l'Inter solo uno, però con l'Inter ti ha dato proprio l'idea di una squadra che sa tenere l'avversario, quindi mi piacerebbe anche da questo punto di vista iniziare a vedere queste cose, ecco. Sulle fasce, il Milan ha sempre preso gol così, dalle fasce, quindi spero che abbiano preso delle contromisure ai vari, insomma, pericoli che abbiamo tra l'altro citato. Però stasera Rafa insomma, non dico che sia facilitato, ma su quella fascia qualcosa in più. Sì, poi dipende sempre, lo sappiamo, da come scende in campo, non è un periodo felicissimo per lui questo avvio di stagione, sperando che possa dare una svolta alla sua stagione, perché ne abbiamo bisogno, come abbiamo detto nei giorni scorsi. Beh, in chiusura, dicevo, c'è un discorso interessante da fare proprio su quello che dicevi prima, cioè il far riposare i giocatori, perché se facessimo come il Venezia, cioè come col Venezia, Mm. cioè che archivi la pratica nel giro di mezz'ora quasi, Sì, neanche, non accadeva da un sacco di tempo. Forse la partita scudetto a Reggio Emilia col Sassuolo addirittura. Potresti far riposare i giocatori nel secondo tempo principalmente, no? Con anche i 5 cambi. Perché è importante? Perché il Leverkusen invece gioca sabato alle 18 circa a Monaco di Baviera contro il Bayern. però, Ed è una partita per loro A, sentitissima dopo la scorsa stagione, beh, B, molto importante perché sono dietro di 3 punti con la sconfitta avvenuta contro il Lipsia e quindi devono rimettersi un pochino in carreggiata. Di cambi il Bayern contro il Bayern ne farà ben pochi, cioè andranno i titolarissimi per vincere la partita, quindi noi abbiamo questa possibilità, sfruttiamola direi. Proviamo a sfruttarla. beh, anche perché, cioè, è la classica partita che non è che il Leverkusen può dire schiero le seconde linee, quindi è come noi l'anno scorso quando abbiamo avuto quel trittico di partite, campionato Champions in cui non riuscivi a far riposare nessuno, quindi mi pare Inter, Newcastle l'avevamo avuto, quindi Sì. l'ideale sarebbe fare come contro il Venezia, a centrocampo i cambi non è che sono tantissimi, perché alla fine puoi far entrare Musa, magari Zeroli, però ecco, a centrocampo avrebbero bisogno di riposare sia Fofana che Reinders magari prima di martedì, però ne basterebbe anche solo uno, ecco. Opterei per Tijani che non è, praticamente non ne salta una, includendo le nazionali, quindi speriamo di poter parlare proprio di questo stasera nel post partita, ovvero che i giocatori sono riusciti anche a riposarsi. Speriamo di sì, Bea, quindi non ti chiedo il pronostico, come ho detto, però voi in chat, cioè in chat, nei commenti dovete scriverlo se vi va. Poi potete anche scrivere no, zero pronostici, sono scaramantico o scaramantica, però fatelo nei commenti, noi vi aspettiamo. A tal proposito vi ricordiamo gli appuntamenti del weekend, Bea, partendo oggi come sempre Sì, da il talk, il post partita questa sera, appuntamento da non perdere subito dopo la partita, domani mattina le pagelle, l'intervista nel weekend all'assessore Mistretta per quanto riguarda lo stadio, quindi anche quella da non perdere. Nella giornata di domenica l'analisi del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, perché purtroppo o per fortuna l'anno scorso ho visto tutte le partite o quasi del Bayer Leverkusen e quindi scopriamo o proviamo a scoprire come hanno fatto l'Atalanta e l'Ipsia a vincere contro questi che hanno vinto 60 partite di fila o non hanno perso per 60 partite, a una certa però hanno perso, quindi proviamo a capire come hanno fatto. Bea, io ti ringrazio, ti saluto, buona giornata. Ricordo anche, perché so che arrivano sempre mille domande su Chiama Milan, ci sarà lunedì alle 9:30, sempre su questo canale YouTube, quindi mi raccomando, ricordatevi lunedì, anche se la partita si gioca stasera, però lunedì vi aspettiamo con tutte le vostre telefonate. Buona partita! Buona partita anche da parte mia, vi aspettiamo nei prossimi appuntamenti e a presto, ciao.